Quando pensiamo a luoghi infestati, le navi non sono quasi mai al primo posto. C'è però un transatlantico che è passato alla storia come una delle navi più infestate di sempre, la Queen Mary. A bordo della nave ci sarebbero moltissimi fantasmi. Si parla di oltre 150 che continuerebbero a produrre un'intensa attività paranormale. Dalla sua epoca d'oro, quando solcava l'Atlantico con eleganza, al suo ruolo cruciale durante la Seconda Guerra Mondiale, la Queen Mary porta con sé un passato segnato da tragedie. Incidenti fatali, morti improvvise e presenze inquietanti continuano a fare di questa nave un luogo sospeso tra realtà e mistero. La storia di questa nave racconta di moltissimi episodi con conclusioni tragiche sia per i passeggeri a bordo che per i membri dell'equipaggio. A quanto pare, gli incidenti e le morti irrisolte di questa nave sembrano continuare ad alimentare il mistero che la avvolge. Costruita nei celebri cantieri John Brown Company a Clydebank, in Scozia, la Queen Mary era molto più di una semplice nave. Era il simbolo della risposta britannica al dominio dei transatlantici tedeschi, francesi e italiani degli anni 20 e 30, che avevano sottratto ai britannici il primato di eleganza e velocità sull'oceano. Il 27 maggio 1936, sotto il comando del commodoro Sir Edgar T. Britton, la Queen Mary salpò per il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, segnando l'inizio di una carriera leggendaria. Lo stesso anno conquistò il prestigioso Nastro Azzurro, il riconoscimento non ufficiale assegnato alle navi passeggeri più veloci nell'attraversare l'Atlantico, con una velocità media di 30,14 nodi. E non si fermò lì. Nel 1938 infranse nuovamente il record, raggiungendo l'incredibile velocità di 30,99 nodi. Questa nave, concepita per riconquistare la supremazia britannica sui mari, non era solo un trionfo di ingegneria e lusso, ma anche un simbolo nazionale, un faro di speranza e orgoglio in un'epoca di grande competizione tra le potenze mondiali. Ogni traversata era una dimostrazione di forza e di eleganza, un viaggio attraverso il tempo e il prestigio dell'epoca d'oro dei transatlantici. La nave offriva sistemazioni in 3 classi: 2 piscine interne, parrucchieri, biblioteche, negozi, miniclub per bambini, servizio telefonico e persino canili. Il salone da pranzo di prima classe si estendeva su 3 ponti in altezza. Nella sala da pranzo principale, un modello della nave regolarmente spostato in tempo reale indicava la posizione su una grande mappa dell'Oceano Atlantico. Durante la sua epoca d'oro, questo meraviglioso transatlantico scivolava con eleganza tra le onde dell'oceano, trasportando alcuni dei più grandi nomi del suo tempo, tra cui il duca e la duchessa di Windsor, Greta Garbo, Clark Gable, David Niven, Mary Pickford, Sir Winston Churchill e molti altri nomi importanti dell'alta borghesia. Ma i tempi d'oro vennero interrotti il 1° settembre 1939. La Queen Mary lasciò Southampton diretta a New York, ma al suo arrivo ricevette l'ordine di rimanere in porto. La guerra era scoppiata e quella meraviglia galleggiante rischiava di diventare una facile preda per gli U-boat tedeschi. La sua fama era tale che si dice che Adolf Hitler avesse offerto una ricompensa di $250.000 a qualsiasi comandante di sottomarino che fosse riuscito ad affondarla. Ma la Queen Mary riuscì a sopravvivere a quell'oscuro capitolo della storia. Nel 1940 la Queen Mary navigò fino a Sydney, dove subì una radicale trasformazione. La sua eleganza fu sacrificata per far posto alla guerra. Via tappeti e decorazioni, dentro batterie antiaeree e un rivestimento grigio inquietante, motivo per cui le fu dato il soprannome di Grey Ghost. Non era più un simbolo di lusso, ma un gigante pronto a navigare nell'inferno del conflitto mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Grey Ghost trasportò oltre 800.000 soldati, diventando una delle navi più importanti del fronte alleato. Ma la sua storia non è priva di momenti terribili.
Nel dicembre del 1942, con a bordo un numero record di 16.082 soldati americani, il massimo mai imbarcato su una sola nave, la Queen Mary fu quasi distrutta da un'onda anomala alta 28 metri. La nave si inclinò pericolosamente, sfiorando il naufragio e lasciando i soldati a bordo in preda al panico. Le leggende su quegli anni sono molte e non tutte documentate. Si racconta ad esempio che anche l'equipaggio sia quasi impazzito. Una voce piuttosto raccapricciante narra che il personale della cucina una notte abbia rinchiuso lo chef nel forno arrostendolo vivo. Ma uno degli episodi più drammatici accadde nell'ottobre del 1942, a largo delle coste irlandesi. La Queen Mary, in missione, entrò accidentalmente in collisione con l'HMS Curaçao, un incrociatore che la scortava. L'enorme nave da 82.000 tonnellate investì l'incrociatore, spezzandolo in due come fosse fatto di carta. La scena fu devastante. Alcuni membri del Curaçao morirono sul colpo, mentre altri annegarono o morirono assiderati nell'acqua gelida. La Queen Mary non si fermò a soccorrere i superstiti. Farlo avrebbe messo a rischio le migliaia di soldati a bordo. Alla fine, poco più di 300 uomini persero la vita. La verità su quanto accadde quel giorno fu tenuta nascosta fino alla fine della guerra, avvolgendo la tragedia in un alone di segretezza e orrore. Dopo la guerra, la Queen Mary tornò a splendere, completamente rinnovata e pronta a ospitare migliaia di passeggeri suddivisi tra prima, seconda e terza classe. Nel 1947 riprese le sue eleganti traversate, mantenendo la storica rotta Southampton-Cherbourg, New York. All'inizio degli anni 60 questi transatlantici, come la Queen Mary, stavano passando di moda a causa del fatto che i voli aerei stavano diventando sempre più accessibili alle masse. Nel 1963 la nave iniziò una serie di crociere occasionali, prima alle Isole Canarie, poi alle Bahamas, ma senza aria condizionata, piscine all'aperto e la comodità che ormai definivano il lusso moderno, non riuscì a conquistare quella tipologia di clienti. Il 27 settembre 1967 la Queen Mary completò la sua 1000ª traversata atlantica. Fu un momento memorabile, ma anche un addio. Il suo ultimo viaggio iniziò il 31 ottobre dello stesso anno, salpando da Southampton per raggiungere Long Beach, in California. Qui la gloriosa nave venne acquistata per 3 milioni e mezzo di dollari e trasformata in museo, ristorante e hotel galleggiante. Ogni anno la Queen Mary attira migliaia di visitatori, grazie anche alla continua offerta di tour guidati. Ma oltre a questi, sono anche innumerevoli i visitatori ultraterreni presenti sulla nave, tanto che molti sostengono che la Queen Mary sia uno dei posti più infestati al mondo, con ben 150 spiriti conosciuti continuamente in agguato. Ma la Queen Mary non è solo una leggenda nel mondo del paranormale, ha lasciato un'impronta anche nel cinema, comparendo in numerosi film nel corso degli anni. Nel 1966 la sua imponente figura fu protagonista nel film d'avventura U-112, Assalto al Queen Mary. Nel 1972 il suo fascino venne nuovamente catturato in L'avventura del Poseidon, dove la nave venne trasformata nel leggendario SS Poseidon, una cornice perfetta per un film che avrebbe segnato la storia del genere catastrofico. Gli interni della nave vennero ripresi anche per alcune scene del film Batman e Robin del 1997. Più recentemente, nel 2023, la Queen Mary ha riacceso il suo mistero nel film La maledizione della Queen Mary, dove la sua fama di luogo infestato ha trovato nuova vita. Avendo partecipato alle azioni belliche, ci si aspetterebbe che i fantasmi del transatlantico appartengano a soldati, ma non è così. La grande quantità di morti avvenute a bordo della Queen Mary non avrebbero niente a che vedere con la guerra. Allora chi è a produrre i fenomeni paranormali riferiti dai visitatori? Lamenti angoscianti, sbalzi improvvisi di temperatura e porte che si chiudono da sole? Negli ultimi 60 anni la Queen Mary è stata il luogo in cui sono state segnalate almeno 50 morti
E avendo comunque attraversato gli anni del secondo conflitto mondiale, non sorprende che ospiti e lavoratori disincarnati abbiano continuato a camminare nelle sue stanze e nei corridoi. Diversi metri sotto il livello dell'acqua si trova il locale caldaie della Queen Mary, utilizzato anche nelle riprese del film L'avventura del Poseidon. Si dice che questa parte della nave sia un vero e proprio focolaio di attività paranormali. Questo locale è stato testimone nel 1966 della morte di 2 persone in momenti diversi. Una di queste morto durante un'esercitazione di routine è John Pedder, un pompiere che morì a causa della porta stagna 13 che lo schiacciò. Vestito con una tuta blu e con la barba, il suo fantasma è stato visto spesso camminare lungo il corridoio e scomparire proprio presso la porta 13. Si dice che fischietti dietro le persone o che chieda agli ospiti se hanno visto la sua chiave inglese, dopodiché scompare quando l'ospite si gira verso di lui. Le piscine, sia quelle di prima che quelle di seconda classe, sono luoghi molto frequentati da dame spettrali in costume da bagno dell'epoca. Alcuni testimoni riferiscono di sentire i rumori degli schizzi e vedere le orme dei piedi bagnati dirigersi verso gli spogliatoi. Altri riferiscono di aver visto bambini vicino alla piscina o sui balconi superiori sopra l'area. Di tanto in tanto si dice che si sentano suoni di persone che si divertono in piscina, ma non c'è nessuno. Durante una crociera sulla Queen Mary, una bambina di nome Jacqueline Torin annegò in una delle piscine e si dice che il suo spettro venga avvistato spesso, con in braccio il suo peluche preferito mentre canticchia una canzoncina. Proprio grazie alla propensione al canto, alcuni ghost hunters hanno cercato di mettersi in contatto con lo spirito della bambina utilizzando questo metodo. Al fianco di Jackie compare spesso anche Sara, lo spirito di una bambina meno docile che spesso spintona e graffia i visitatori. La dama in bianco è un'altra figura protagonista di questi strani fenomeni. Si tratta di una donna molto bella, vestita in abito da sera bianco, avvistata sempre nel salone della regina. Il fantasma, ignaro degli sguardi terrificati dei visitatori, danzerebbe da solo, come forse fece durante la sua crociera di lusso. Alcuni eventi paranormali si sono verificati in diverse cabine di prima classe. Qui viene spesso avvistato un uomo alto dai capelli scuri, vestito con un abito stile anni 30. Abituali sono anche fenomeni come l'acqua che scorre, luci che si accendono nel cuore della notte, telefoni che squillano alle prime ore del mattino senza che ci sia nessuno dall'altra parte della linea. Nella sala giochi per bambini, in terza classe, è stato sentito spesso il pianto di un bambino, che si pensa si tratti di un neonato morto poco dopo la nascita, proprio mentre era a bordo della nave. Altri fenomeni che si verificano in tutta la nave sono suoni distinti di colpi alle porte che sbattono, strilli acuti, drastici cambiamenti di temperatura e diversi tipi di aromi senza alcuna fonte apparente. Tra tutti i luoghi infestati della Queen Mary, la cabina B340 è quella che più di ogni altra rasenta i limiti dell'incredibile. Qui gli oggetti sembrano prendere vita propria, si muovono da soli, i telefoni squillano senza motivo e i rubinetti del bagno si aprono improvvisamente come mossi da una presenza invisibile. Si tratterebbe dell'opera del fantasma di Dana, una bambina che fu uccisa in bagno dopo che l'assassino aveva strangolato la madre e ucciso la sorellina. Il fantasma di Dana ogni tanto esce dalla camera B340 e lo si può avvistare in piscina. Recentemente la cabina B340 è stata rinnovata e riaperta al pubblico dopo una chiusura di oltre 30 anni. Il direttore della Queen Mary ha dichiarato che solo ultimamente hanno deciso di riaprire la stanza e che tutto è iniziato con i lavori di ristrutturazione. I ricercatori paranormali possono prenotare questa cabina per indagare sui numerosi fenomeni segnalati negli ultimi decenni. La cabina B340 è ora dotata di particolari oggetti adatti ad aiutare gli ospiti ad aprire una connessione con gli spiriti, tra cui una tavola Ouija, tarocchi e cristalli. Sul muro del bagno c'è anche un'iscrizione che descrive in dettaglio come evocare Bloody Mary,
un fantasma che si dice si presenti a chiunque la invoca per 3 volte mentre si è di fronte ad uno specchio. Bloody Mary in italiano significa Maria la Sanguinaria. È un fantasma presente nel folklore occidentale, particolarmente discusso nel mondo dei giovani in cerca di brividi. La particolarità di Bloody Mary è che può essere invocata in un modo molto singolare. Si dice che il suo spirito appaia qualora il suo nome venga pronunciato guardando uno specchio. La persona che desidera invocare Bloody Mary deve seguire un particolare rituale. Prima deve mettersi davanti ad uno specchio illuminato con una sola candela. In seguito deve fissare lo specchio e pronunciare Bloody Mary per 3 volte di seguito. Il suo spirito è generalmente rappresentato da una donna con un lungo vestito bianco, macchiato di sangue. Se di buon umore, Bloody Mary risponderà a qualsiasi domanda le venga fatta. In caso contrario, potrebbe rivelarsi aggressiva. È importante cercare di non guardarla per non spaventarsi, ma concentrarsi unicamente sul proprio riflesso. Molti fenomeni paranormali negli anni tra il 70 e l'80, quando la nave era appena arrivata a Long Beach, inducevano spesso gli ospiti ad abbandonarla. Le manifestazioni paranormali consistevano in incontri spettrali, oltre al sentire bussare alle pareti o alla porta nel mezzo della notte. Il rubinetto del lavandino che si apriva e chiudeva da solo o la porta del bagno che scricchiolava. Si arrivava anche a fenomeni più inquietanti, come vedere una figura sul letto o sentire voci spettrali che cercavano di avviare una conversazione con gli ospiti. Un altro fenomeno senza alcuna spiegazione avvenne negli anni 60, durante una delle ultime traversate transoceaniche prima che la nave attraccasse a Long Beach. Un uomo impazzì e uccise brutalmente 2 donne. I suoi crimini vennero scoperti e lui fu rinchiuso in una delle cabine di terza classe. La porta era chiusa a chiave e fu posta una guardia fuori dalla cabina. Poco dopo l'uomo iniziò a bussare alla porta dicendo che c'era qualcuno con lui e che voleva ucciderlo, ma la guardia lo ignorò pensando che fosse uno stratagemma per cercare di scappare. In seguito il passeggero si calmò e la guardia pensò che fosse andato a dormire. Il giorno successivo, quando la nave attraccò, l'equipaggio convocò gli investigatori della polizia per arrestare l'uomo, ma quando questi aprirono la porta, scoprirono che l'uomo era stato fatto a pezzi e i suoi arti e pure le viscere erano sparse per tutta la stanza. I patologi forensi stabilirono che l'uomo non avrebbe mai potuto farlo da solo. Quando la nave salpò per la traversata successiva, iniziarono ad arrivare rapporti paranormali su quella stanza. Nel 1967, quando la Queen Mary attraccò a Long Beach, le 3 cabine di terza classe furono riunite in un'unica stanza, la B340, e i fenomeni continuarono. Agli inizi degli anni '80 la cabina venne chiusa alle prenotazioni perché molti ospiti la abbandonavano spesso nel cuore della notte. Nel corso degli anni si sono sviluppate diverse varianti della stessa storia. Si parlava di un uomo che in quella cabina avesse ucciso la propria famiglia, di una donna che aveva ucciso il marito, oppure di un marito che aveva ucciso la moglie, e l'elenco potrebbe continuare anche all'infinito. Per qualche motivo che mai nessuno è riuscito a comprendere e spiegare, i registri della nave non parlano mai di questi fenomeni. Gli armatori hanno deciso di omettere i dettagli di questa orribile tragedia, lasciando aperto il dubbio se si trattasse di fatti realmente accaduti o solo leggende. Se si tratta di leggende, una cosa però è certa: le attività paranormali in quella stanza e nel resto della nave sono sempre frequenti e tutte molto inquietanti. Tra gli spiriti che popolano la Queen Mary ce n'è uno che si distingue per la sua natura decisamente scontrosa e inquietante. È conosciuto con il nome di Grumpy, il fantasma che ringhia. Si dice che sia stato avvistato in una stanza vicino alle piscine di prima classe, dove il suo ringhio minaccioso ha terrorizzato non pochi visitatori. Un fantasma che, a differenza di altri, non sembra voler fare amicizia con chi lo incontra. Poi c'è la triste storia di John Henry, un giovane membro dell'equipaggio di soli 17 anni. Morì tragicamente a causa di un incendio sulla nave e da allora la sua presenza è stata avvertita più volte, soprattutto nei pressi della porta della sala macchine.
dove si percepisce un surriscaldamento improvviso e il lampeggiare delle luci. Un'anima giovane, ancora legata alla nave dove ha trovato la sua fine. All'interno degli spogliatoi della Queen Mary si è consumata una storia inquietante e vergognosa delle società che si professano civili, l'abuso e la successiva uccisione di una donna. All'interno di questi locali i visitatori respirano un senso di oppressione e inquietudine. Secondo alcuni resoconti, a bordo ci sono diversi oggetti maledetti che hanno causato numerosi incidenti nel corso degli anni. Uno di questi oggetti è una panca di legno situata vicino alla piscina di prima classe. Si dice che chiunque si sieda su questa panchina riceverà la visita di una presenza spettrale. Un altro oggetto dalla reputazione sinistra è un dipinto di una bambina in uno dei corridoi della nave. Si dice che se la fissi troppo a lungo, sentirai un brivido gelido lungo la schiena e la sentirai sussurrare all'orecchio. Alcuni sostengono che questa bambina li abbia seguiti per tutta la durata della loro permanenza a bordo. E infine c'è la figura del capitano John Treasure Jones, l'ultimo comandante della Queen Mary, colui che ha portato la nave al suo attracco finale. Conosciuto per la sua abilità nel comando e per la sua abitudine di fumare sigari, il capitano sembra non voler lasciare la Queen Mary. Molti visitatori infatti hanno riferito di sentire il forte odore di sigaro provenire dall'alloggio del capitano, anche se nessuno è in grado di spiegarne la causa. Un ultimo segno di un comandante che non vuole abbandonare la sua nave neanche nell'aldilà. Dal suo ritiro ufficiale nel 1967, la Queen Mary non ha avuto un destino facile. La nave, pur con la sua maestosa eleganza, ha bruciato più proprietari di quanto si possa immaginare, lasciando alle spalle una lunga scia di bancarotte e rimpianti. Eppure, nonostante le difficoltà, il fascino della Queen Mary continua a catturare l'immaginazione, specialmente grazie a quell'aura inquietante che sembra avvolgerla. Fin dal suo approdo a Long Beach, la nave ha attirato migliaia di visitatori, offrendo tour che intrecciano il suo glorioso passato con le sue presunte presenze spettrali. Basta visitare il sito ufficiale della Queen Mary per scoprire come queste offerte paranormali siano il cuore pulsante dell'esperienza a bordo. Attualmente ci sono ben 4 tour dedicati al suo status infestato: il Grey Ghost Project, il Haunted Encounters Tour, il Paranormal Ship Walk e la suggestiva 57 Ghosts Seance. Insieme rappresentano più della metà delle attività proposte a bordo, con solo pochi tour incentrati sulla sua storia. Durante Halloween, però, l'atmosfera si fa ancora più intensa. È in quel periodo che la Queen Mary si trasforma per il famoso evento Dark Harbor, un'esperienza da brivido che celebra a pieno il suo status di icona infestata. Ma qui sorge una domanda intrigante. È davvero infestata? O tutto questo è solo un brillante stratagemma di marketing? Le storie di fantasmi sono davvero autentiche? O sono nate dopo che la nave ha smesso di solcare i mari, diventando una semplice attrazione turistica? Curiosamente, i racconti di apparizioni sembrano aver preso piede solo dopo che la Queen Mary è stata venduta dalla Cunard Line. Coincidenza o calcolata strategia per attirare visitatori? Forse, tra le ombre della nave, la verità rimane un altro mistero tutto da esplorare. Le storie che circondano la Queen Mary e i suoi presunti fantasmi hanno fatto il giro del mondo per anni. Ma è davvero una nave infestata? O c'è solo un abile piano di marketing dietro a tutto questo? La nave aprì le sue porte al pubblico nel maggio del 1971, dopo una significativa ristrutturazione degli interni. Fu un successo immediato. Nel primo anno circa 1,5 milioni di persone la visitarono, trasformandola rapidamente in un'icona di Long Beach. Sembrava una scommessa vinta, giustificando facilmente i 3 milioni di dollari che i residenti locali pagavano ogni anno in tasse per mantenerla. Nel novembre 1972 la Pacific Southwest Airlines prese in mano la gestione delle sue strutture alberghiere, avviando il progetto con 150 camere disponibili, espandendo progressivamente la capienza fino a 400 stanze. Ma non ci fu un seguito. Nel 1974 la gestione passò alla Hyatt Hotels,
che mantenne il controllo fino al 1980. Tuttavia, alla fine degli anni 70 l'interesse per la Queen Mary cominciò a scemare. La Hyatt si ritirò lasciando la nave in cerca di una nuova ancora di salvezza. Fu allora che entrò in scena la Wrother Corporation, già famosa per il Disneyland Hotel, portando con sé nuove speranze e soprattutto una promettente stabilità finanziaria. Ma il destino aveva altri piani. Uno dei principali promotori di questa operazione morì improvvisamente e nel 1988 la proprietà passò nuovamente di mano. Questa volta il nuovo proprietario era niente meno che la Walt Disney Company. La Disney non era particolarmente interessata alla Queen Mary in sé, quanto piuttosto al territorio circostante e al suo potenziale commerciale, e non ci mise molto ad annunciare un progetto ambizioso, Port Disney. Si trattava di un parco a tema gigantesco, un vero gioiello che avrebbe occupato 443 acri, con 5 hotel, una monorotaia e un'area completamente dedicata al divertimento. Era una visione grandiosa che prometteva di trasformare la zona e attirare milioni di visitatori. Ma l'entusiasmo si scontrò presto con la realtà. Il costo stimato di 2 miliardi di dollari e i 10 anni necessari per completare il progetto si rivelarono troppo impegnativi, persino per Disney. Alla fine il sogno di Port Disney non vide mai la luce, lasciando la Queen Mary ancora una volta priva di una chiara direzione. Un'altra occasione persa nella sua turbolenta storia, che sembrava sempre più avvolta da una sorta di maledizione. È interessante notare che fu più o meno in questo periodo che iniziarono a circolare storie di fantasmi tra il personale che aveva lavorato e lavorava a bordo della Queen Mary. Non perdendosi mai un'opportunità di business, la Disney offrì i primi tour dei fantasmi. Uno di questi tour si chiamava Haunted Passages e si basava sulle numerose leggende che circondavano la Queen Mary. La campagna promozionale puntava tutto sull'atmosfera di paura e curiosità, con brochure che mostravano immagini inquietanti come quella di un bambino trascinato lungo un corridoio da una figura spettrale. Era chiaro, la Disney voleva che i visitatori fossero terrorizzati, affascinati e soprattutto motivati ad acquistare un biglietto. Ma mentre Long Beach si mostrava interessata a sfruttare la nave per creare posti di lavoro e nuove opportunità commerciali, l'idea di un progetto imponente come Port Disney suscitava molte resistenze. Sia i residenti che i funzionari locali erano riluttanti a permettere la costruzione di una simile infrastruttura lungo la costa. Inoltre la California Coastal Commission impose una condizione pesante, una donazione di 75 milioni di dollari per compensare l'impatto ambientale del progetto. La Disney tuttavia si impegnò a offrirne solo 50 e la proposta fu respinta. A complicare ulteriormente le cose, un rapporto rivelò che la Queen Mary necessitava di lavori di ristrutturazione per un costo stimato di 20 milioni di dollari. La Disney a quel punto decise di abbandonare il progetto, lasciando la nave chiusa e senza un chiaro futuro. Nei 2 decenni successivi la Queen Mary continuò il suo travagliato viaggio, questa volta non più in mare, ma passando di mano in mano tra diversi proprietari. Tra questi si annoverano la RMS Foundation Inc., Save the Queen, Garrison e Urban Commons. Ognuno di loro aveva grandi progetti e la speranza di trasformare la nave in un successo commerciale. Tuttavia il destino sembrava già scritto. Uno dopo l'altro, i proprietari si ritrovavano schiacciati dal costo proibitivo della manutenzione. Anche le migliori intenzioni naufragavano davanti all'enorme sforzo economico necessario per mantenere a galla questa vecchia gloria. Molti dichiararono bancarotta, lasciando la Queen Mary in uno stato sempre più critico. Nonostante ciò, quasi tutti i proprietari, indipendentemente dal loro grado di scetticismo, sfruttarono l'inquietante reputazione della nave. Le storie di fantasmi diventarono il centro delle attività promozionali, un espediente che, se non altro, contribuì a rallentare il catastrofico flusso di denaro in uscita. Tra tutti, la società immobiliare Urban Commons si distinse per la sua visione ambiziosa. Presentò un piano colossale da 250 milioni di dollari per trasformare la Queen Mary e la sua area circostante in una destinazione unica, ribattezzata Queen Mary Island. Il progetto includeva spazi commerciali, un hotel, aree per eventi, una passerella, un porto turistico e persino una piscina che avrebbe circondato la prua della nave. Ma poi la realtà ha colpito come un'onda impietosa.
Il restauro completo della Queen Mary avrebbe richiesto un investimento colossale di 300 milioni di dollari. Le parole dell'ingegnere associato furono chiare e agghiaccianti. Senza un'immediata e significativa infusione di manodopera e denaro, le condizioni della nave saranno presto irreversibili. Il destino della nave sembrava appeso a un filo. Le preoccupazioni aumentarono quando nel marzo 2020 la pandemia di Covid-19 obbligò la Queen Mary a chiudere temporaneamente le sue porte. Questa pausa forzata non solo paralizzò ogni modello di business, ma tagliò anche i fondi essenziali per la sua manutenzione, lasciando la nave esposta al deterioramento. Poi, un colpo di scena. Nel marzo 2021 Urban Commons dichiarò bancarotta. La società aveva accumulato oltre 500 milioni di dollari di debiti, nonostante un'iniezione precedente di ben 23 milioni da parte della città di Long Beach per tentare di salvare la nave. Con Urban Commons fuori dai giochi, la Queen Mary tornò sotto il controllo diretto della città di Long Beach e del suo dipartimento portuale. Nonostante la situazione critica, nuovi fondi furono stanziati per affrontare le riparazioni più urgenti e lentamente la nave riaprì al pubblico. E così la Queen Mary, malgrado tutto, continua a galleggiare. Una leggenda che rifiuta di affondare, avvolta dalla sua gloria e dai suoi misteri, e che ogni anno accoglie migliaia di visitatori, attratti da storie di grandezza, tragedia e fantasmi. Quindi, la Queen Mary è davvero infestata? Naturalmente è difficile dirlo, e questo dipende interamente dalla definizione che vogliamo dare a questo termine. I marinai dicono notoriamente che ogni nave è infestata, ma se si considera il disperato bisogno di fondi che ha perseguitato ogni proprietario della Queen Mary da quando è attraccata a Long Beach, un elemento di scetticismo è inevitabile. È interessante notare che il giorno del varo della Queen Mary, una nota sensitiva inglese, Lady Mabel Fortisque Harrison, predisse: «La Queen Mary conoscerà la sua massima fama e popolarità quando non navigherà più per un miglio o trasporterà un altro passeggero pagante». Era allo stato inquietante della Queen Mary che si riferiva forse Lady Fortisque Harrison? Non si può fare a meno di chiederselo. La percezione di ciò che è paranormale non nasce solo da ciò che vediamo, ma anche da ciò che sentiamo, temiamo e immaginiamo. In fondo, la vera infestazione potrebbe essere proprio la potenza dei racconti che ci costruiamo attorno a questo luogo carico di mistero. Non dobbiamo però sottovalutare che è specialmente dagli anni in cui la Queen Mary è attraccata a Long Beach che la sua fama paranormale è salita alle stelle. Perché?